Un monocolo termico che finalmente introduce una novità incredibile, un sistema di messa a fuoco automatico assistito dall'intelligenza artificiale. Si tratta del Conotec Lipot 365 LRF. Buongiorno a tutti, io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici e digitali dal 1997. Questo monocolo mi è stato gentilmente fornito da Marco Brumar Brutti di Rive Brutti e durante questa mia prova vi racconterò soprattutto le mie impressioni pratiche sul campo, come faccio sempre nelle mie recensioni. Troverete ovviamente anche un articolo completo sul sito ufficiale che è termici-e-notturni.it. Io direi di non perderci in chiacchiere, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale e ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Parto subito dalla meccanica. La prima cosa che ho apprezzato è la compattezza. Infatti questo monocolo termico è lungo soltanto 14 cm e pesa meno di 360 grammi con la batteria, quindi è uno strumento che si trasporta davvero ovunque, anche nella tasca di una giacca. L'ergonomia poi, come state apprezzando, è molto buona. Lo scafo è ben sagomato, le superfici sono zigrinate e l'impugnatura può essere regolata, quindi si utilizza comodamente sia con la mano destra sia con la sinistra. I tre pulsanti e la manopola di comando poi sono ben posizionati e anche facili da utilizzare con i guanti invernali e con i guanti da tiro. È presente la filettatura da 1/4 di pollice per il treppiede, la porta USB-C protetta ovviamente e sotto l'obiettivo il telemetro laser che è in grado di stimare distanze fino a circa 1200 metri. La batteria è una classica 18650 facilmente sostituibile e il monocolo è certificato IP67, quindi è protetto da polvere, pioggia e immersioni accidentali in acqua. Per quanto riguarda invece il sistema di messa a fuoco, la funzione automatica assistita dall'intelligenza artificiale funziona veramente molto bene e nell'utilizzo reale vi devo dire che riduce sia la necessità di intervenire manualmente, sia anche la possibilità di nascondervi e spostarvi rapidamente nella boscaglia e utilizzare il tutto con una mano. In ogni caso, se volete, è sempre possibile regolare la messa a fuoco tramite la manopola, che comunque è risultata precisa e ben utilizzabile. Per quanto riguarda l'obiettivo, abbiamo un obiettivo con lenti in germanio da 35 mm che fornisce un ingrandimento nativo di 2x e un campo di vista decisamente ampio. La resa delle immagini comunque è buona, con un contrasto piacevole e una nitidezza secondo me adeguata alla categoria. L'obiettivo è poco incassato nel telaio, quindi consiglio sempre di utilizzare il tappo di protezione. È un tappo semplice ma pratico e leggero e personalmente preferisco soluzioni di questo tipo perché spesso resistono meglio nell'utilizzo pratico sul campo. Parliamo adesso dell'oculare e del display. L'oculare ha una lente da circa 18 mm di diametro, non è tra i più grandi ma è ben progettato e la ghiera di regolazione di ottica comunque è ampia, precisa e molto fluida, quindi si regola facilmente anche sul campo e con i guanti. All'interno troviamo un display OLED da 0,49 pollici con risoluzione Full HD che garantisce immagini nitide e ben contrastate, soprattutto in rapporto alle dimensioni molto compatte dello strumento. È possibile regolare luminosità, contrasto e varie impostazioni. Inoltre sul display sono sempre visibili la maggior parte delle informazioni principali: bussola, livello batteria, ingrandimento, telemetro, palette e modalità di visione. L'ingrandimento digitale arriva fino a 16x, quindi c'è un'ottima flessibilità lato osservazione. Considerando poi la fascia di prezzo, la dotazione e la qualità del display mi sono parsi decisamente convincenti.
Per quanto riguarda il sensore, il LiPot 635 utilizza un box all'ossido di vanadio da 640 x 512 pixel con pixel pitch da 12 micron, frame rate a 50 MHz e un valore NEDT inferiore a 15 mK, quindi diciamo così, è una piattaforma tecnica moderna e ben dimensionata in questa categoria di strumenti. Come sempre vi ricordo che le prestazioni reali comunque non dipendono soltanto dal sensore o dall'obiettivo, ma anche dall'algoritmo di elaborazione, dal display e dalla qualità generale del sistema, aspetti che comunque vedremo tra poco nelle impressioni pratiche. Per quanto riguarda il telemetro laser è uno dei punti di forza di questo monocolo. La distanza massima dichiarata è di 1200 metri, quindi superiore per 200 metri a quella di molti prodotti della concorrenza e durante le prove si è dimostrato rapido e preciso, soprattutto in modalità scansione continua, inoltre ben integrato sotto l'obiettivo, come state vedendo, e anche leggermente incassato, e questa soluzione vi aiuta a proteggerlo meglio nell'utilizzo reale, soprattutto in caso di caduta. Parliamo adesso del software di gestione. Il monocolo della Conotec è semplice da usare e si basa su due livelli di menu. Con una pressione breve della manopola si accede al menu rapido, dove potete cambiare palette, regolare luminosità, il contrasto, la nitidezza, attivare o disattivare la messa a fuoco automatica, il wifi e l'hot tracking, ma anche il picture in picture, cioè il piccolo riquadro con l'ingrandimento sul soggetto. Con una pressione più lunga invece si entra direttamente nel menu principale e in questo frangente potrete gestire tantissime cose, da immagini a video, modificare tutte le impostazioni, scegliere il tipo di calibrazione, gestire la bussola digitale e il telemetro, oltre poi alle classiche impostazioni più generiche, come ad esempio la data, i metri, yard e altro ancora. Una cosa che ho apprezzato è la possibilità di visualizzare ed eliminare foto e video direttamente dal monocolo. È una funzione che fino a poco tempo fa vi ricordo che si trovava soltanto su strumenti di fascia molto più alta. Il menu poi è semplice, è ben leggibile e poco affaticante anche durante un utilizzo prolungato. Per quanto riguarda invece l'applicazione per smartphone, vi devo confermare che è disponibile per iOS e per Android ed è molto semplice da installare. Permette infatti di visualizzare il live view, registrare foto e video e aggiornare il firmware. Non offre in realtà moltissime impostazioni ragazzi, ma comunque un grande pregio perché la connessione è stabile e veloce e questo vi confermo che nell'utilizzo reale qui sul campo fa veramente la differenza. Passando poi alla memoria, il piccolo monocolo della Conotec dispone di 64 GB interni, più che sufficienti per archiviare moltissime immagini e tanti video. Collegandolo comunque al computer tramite il cavetto in dotazione USB-C si accede facilmente alle sottocartelle e si possono trasferire i file in modo molto rapido. Relativamente invece alla batteria abbiamo una classica 18650 ricaricabile da 3400 mAh. Questa è una scelta che contribuisce a mantenere peso e dimensioni molto contenuti. L'autonomia dichiarata è di circa 6 ore a 22 gradi, mentre nelle mie prove con utilizzo intenso e temperature notturne, quindi anche sotto lo zero, sono arrivato a sfruttarlo per circa 4 ore reale. In ogni caso, portando con voi la batteria di scorta in dotazione, si può osservare senza problemi per molte ore durante nel corso di una o più serate. Vediamo adesso rapidamente il funzionamento. Il Conotec LiPot si utilizza in modo molto intuitivo grazie a 3 pulsanti e alla manopola superiore. I pulsanti sono ben riconoscibili anche al buio. Uno gestisce accensione e spegnimento, quello centrale attiva il telemetro oppure la messa a fuoco automatica, mentre il terzo consente di scattare fotografie o registrare video, sempre con la modalità pressione breve e pressione prolungata. La manopola inoltre permette di entrare nei menu, navigare tra le funzioni e quando necessario regolare anche la messa a fuoco manuale. È possibile inoltre eseguire rapidamente la calibrazione con una semplice combinazione di tasti, il centrale con quello della fotografia, quindi l'utilizzo sul campo risulta veramente semplice e veloce.
Per quanto riguarda invece le mie impressioni pratiche, ho avuto la possibilità di provare questo monocolo in anteprima per l'Italia, grazie alla collaborazione di Marco Brumar Brutti di Riva e Brutti. Fin dalle prime uscite ho apprezzato soprattutto la leggerezza e la compattezza. Stiamo parlando di circa 350 grammi con la batteria e con delle dimensioni veramente molto contenute. Queste sono caratteristiche che lo rendono uno strumento facile da trasportare sempre con noi. Molto valida poi l'ergonomia, con pulsanti utilizzabili comodamente anche con i guanti, e un sistema di messa a fuoco automatica che vi devo confermare nell'utilizzo reale si è dimostrato rapido e molto efficace, riducendo quindi la necessità di intervenire manualmente. Un altro aspetto che poi mi ha colpito è comunque la qualità del display, perché restituisce immagini nitide e ben leggibili, permettendo poi di rivedere anche direttamente foto e video senza dover collegare lo strumento al computer. Il telemetro si è dimostrato rapido ed è preciso, e le funzioni come la Picture in Picture o l'Hot Track, quindi l'icona che segue il soggetto più caldo della scena, risultano realmente utili anche nell'osservazione pratica. Inoltre il nuovo algoritmo di elaborazione di seconda generazione offre un'ottima resa con un miglioramento percepibile rispetto ai modelli precedenti. Per quanto invece riguarda le distanze operative reali, un monocolo con un sensore da 640x512 pixel e un obiettivo da 35 mm consente generalmente la rilevazione di soggetti caldi a circa 1500-2000 metri, mentre il riconoscimento reale della specie si colloca mediamente tra i 400 e 700 metri. L'identificazione è più precisa, cioè la percezione dei dettagli utili alla valutazione del soggetto. In questo caso avviene tra i 300 e i 400 metri, quindi è la fascia in cui strumenti di questo tipo offrono le prestazioni migliori. Naturalmente queste distanze poi possono variare in funzione dell'umidità, della foschia, della vostra esperienza nei soggetti e del contrasto termico, ma nel complesso il Liput 635 LRF si è dimostrato uno strumento equilibrato e convincente nell'utilizzo reale sul campo. Personalmente quindi è un prodotto che mi sento di consigliarvi, soprattutto per chi cerca un monocolo compatto, leggero e molto facile anche da utilizzare. È giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi segnalo senz'altro l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni, il sistema di messa a fuoco automatica assistito dall'intelligenza artificiale che nell'utilizzo pratico si è dimostrato molto efficace. Inoltre abbiamo una buona ergonomia generale con comandi precisi e intuitivi. L'algoritmo di seconda generazione è risultato fluido e performante e il telemetro è preciso fino ai 1200 metri dichiarati. Inoltre ho apprezzato molto la possibilità anche di visualizzare e cancellare direttamente foto e video dal monocolo. Una funzione questa che poi è davvero comoda sul campo. Nel complesso quindi è uno strumento leggero, robusto e ben equilibrato, dotato di un moderno sensore all'ossido di vanadio e di tutte le funzioni realmente utili senza fronzoli nell'utilizzo pratico. Per quanto riguarda i difetti non è semplice trovarne di rilevanti in questa fascia di prezzo, forse l'unico limite reale è che come tutti gli obiettivi da 35 mm non può offrire la stessa capacità di risoluzione sulle lunghissime distanze rispetto a modelli con obiettivi più grandi e magari con sensori più grandi, ma questo è un compromesso normale per uno strumento compatto adatto anche all'ampio campo. In sintesi, il Conotec Lipot 635 LRF è un monocolo termico compatto, moderno e molto equilibrato, che mi ha convinto soprattutto per la praticità, la leggerezza e la semplicità di uso. L'abbinamento poi tra sensore, algoritmo e autofocus automatico consente veramente di ottenere immagini nitide e una gestione molto intuitiva durante l'osservazione reale e pratica sul campo. È uno strumento che è stato progettato per essere utilizzato senza fronzoli, a pochissime palette, ma funzionali, ma con tutto ciò che serve, dal telemetro preciso al display di buona qualità, fino comunque a una connessione con lo smartphone decisamente stabile e affidabile,
Il tutto a un prezzo indicativo di 1.930 euro, una cifra che considero corretta in rapporto alle prestazioni offerte. Io ringrazio Marco Brumar Brutti di Rive Brutti per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi permesso, come sempre, di esprimere le mie opinioni in piena libertà da giornalista e tester indipendente. Vi ricordo che questo prodotto è acquistabile direttamente sul sito upgradeyourrifle.com. Se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella per non perdere le prossime recensioni. Per approfondimenti trovate l'articolo completo su termicinotturni.it, dove ho pubblicato la prova e varie immagini nel dettaglio. Venite se volete anche a trovarmi sul forum di Binomania, c'è una sezione dedicata ai termici, e nel gruppo specializzato di Facebook Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Inoltre potete conoscere indiscrezioni, comparative, anteprime e il dietro le quinte del mio lavoro giornalistico un po' particolare nella parte dedicata agli abbonamenti che si chiama Binomania Inside. Vi lascio tutti i dettagli qui sotto in descrizione. Sarà insomma come stare qui con me in questo fantastico mondo degli strumenti ottici e digitali, offrendomi circa un caffè a settimana. Un carissimo saluto a tutti voi da Piergiovanni Sanimbeni e come sempre vi ringrazio per l'attenzione. A presto qui sempre sul campo. Ciao ragazzi!